Inutile mentire, da che sono nato fino al compimento dei miei 16, forse 17 anni, ho utilizzato la stessa identica password per tutti i siti a cui mi sono registrato. Tutti, nessuno escluso. Là qualcosa, se mi seguite già da un po', sapete che non è proprio il meglio in termini di sicurezza. Tuttavia, sono quasi certo che molti di voi, pur consapevoli di ciò, siano ancora oggi in questa discutibile situazione. Perché comunque, diciamocelo, dover sempre inventare nuove password, organizzarle secondo logica e soprattutto ricordarsele è un lavoro estremamente lungo, complesso e alle volte persino snervante, per cui di cosa ci stupiamo se alla fine poi uno se le appunta sull'agenda, nelle note del cellulare o ancora, come dicevamo prima, utilizza la stessa ovunque? Bene, in questo video voglio dimostrarvi che non è affatto così, e se anche voi avete problemi con le vostre password, che siamo per ricordarle, organizzarle oppure inventarle, seguitemi fino alla fine e vi dimostrerò che non c'è assolutamente nulla di impossibile, anzi, con il giusto strumento diventa veramente facilissimo e soprattutto, attenzione, totalmente gratuito. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Non meno, ricordatevi anche di attivare quella stramaledetta campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Ogni giovedì, ore 12:30. Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su IT Support. Io sono Doc e quest'oggi, caso mai non aveste capito, torneremo a parlare di cyber security, concentrandoci nei prossimi minuti sull'argomento password, nei quali vi parlerò di un servizio, un'applicazione che io personalmente utilizzo già da diverso tempo e senza la quale, lo ammetto serenamente, sarei completamente perso. Bitwarden. E qui specifichiamo a scanso di equivoci che il video che state per vedere non è in collaborazione con Bitwarden o con altri sponsor. Quanto dirò nei prossimi minuti è per me scevro da interessi economici, purtroppo. Pertanto non avrei ragione di parlare bene di questo servizio se invece non lo meritasse. Anzitutto, perché Bitwarden? Perché proprio lui fra i tanti password manager che affollano il mercato odierno? Le ragioni in realtà sono veramente molteplici e ne parleremo nei prossimi minuti, ma in soldoni, detto brevemente, perché personalmente, e non sono l'unico, lo ritengo il migliore fra quelli gratuiti. Perché attenzione, oggi è di essi che andremo a parlare, password manager gratuiti, un mercato zeppo di alternative ma con sensibili differenze tra uno e l'altro. Dashlane, LastPass, NordVPN, KeePass, Keeper, OnePassword, Roboform, Norton, ne ho provati davvero tantissimi negli anni e dopo essere rimasto fedele a KeePass per tantissimo tempo sono approdato fondamentalmente in realtà per caso su Bitwarden, ma credo che ci rimarrò ancora per un bel po'. Ma cerchiamo adesso di guardarlo con occhio critico e vedere insieme perché potrebbe essere davvero il miglior password manager gratuito in circolazione. Parlando di interfaccia, Bitwarden è davvero molto intuitivo, bastano infatti pochi minuti per comprenderne quantomeno le sue funzionalità di base, mentre invece per quelle più specifiche sarà necessario spenderci un pochino più di tempo, anche se, va detto, è molto probabile che la maggior parte di esse non vi troverete mai a doverle utilizzare. Parlando di layout invece, questo è decisamente vecchio stile e pertanto meno attrattivo, meno particolareggiato rispetto ad altri suoi competitor. Ciononostante, come dicevo, tolta questa virgola non c'è assolutamente nulla che risulti arduo da comprendere anche per qualcuno che li ci si affaccia per la prima volta. Ma passando oltre, la cosa che francamente mi ha stupito di più la prima volta che sono andato a curiosare il loro sito è stato l'ampissimo record di rapporti disponibili, oltre che, come specificato da loro stessi, scansionano il dark web alla ricerca degli archivi contenenti dati trafugati dagli attacchi hacker per evidenziare eventuali credenziali compromesse, realtà oramai purtroppo tristemente frequente, direi anzi quasi comune, della quale abbiamo parlato nel video inerente alla protezione del proprio account e la difesa dai tentativi di hackeraggio, il quale, se vi siete persi, vi lascio come sempre linkato on screen e in descrizione. La qualcosa però, e mi riferisco all'analisi di questi archivi, non è di fatto nulla che diversi tra i suoi competitor non facciano già, pertanto assolutamente nulla di nuovo ed esclusivo, quanto più una funzionalità molto interessante che permette di monitorare in prima persona l'affidabilità delle proprie credenziali, pertanto plus. Ecco, questa è una delle funzioni che personalmente non ho mai utilizzato se non per testarla ed appurarne l'effettiva utilità, in quanto non saprei davvero cosa farmene, dato che utilizzo questo password manager in modalità, diciamo, stand alone, solamente io, insomma. Ad ogni modo, qui il verdetto è, a parer mio, un 6,5/7 appena risicato, perché sì, qualora si volessero condividere password, note sicure o altro, lo si potrebbe fare liberamente grazie proprio a questa funzione. Ciò non di meno, per far sì che il trasferimento risulti cifrato e quindi protetto contro accessi
accessi illeciti dovrete rapportarvi solo e soltanto con altri utenti Bitwarden. Questo è decisamente limitante senza discussione alcuna, in quanto tradotto significa che qualora voleste condividere un dato sensibile con qualcuno non iscritto a Bitwarden potrete sì farlo, ma tramite un link appositamente generato per lo scopo, il quale, casomai dovesse cadere in mani improprie, darebbe libero accesso al malintenzionato a quella data informazione. E se vorrete sbloccare un upgrade dovete anzi sottoscrivere l'abbonamento famiglia, mentre invece, anche qui parlando di competitor, soluzioni come NordPass permettono la cosa già a partire dal canonico account premium. Casomai foste voi abituati a gestire la vostra intera vita digitale tramite smartphone, forse quanto sto per dirvi potrebbe sembrarvi un qualcosa di poco conto, un qualcosa davvero da nulla, ma vi assicuro che è tutto il contrario. Ciò infatti in cui il piano gratuito di Bitwarden brilla veramente e davvero è una comodità incredibile, stralargamente apprezzata dalla sua community, me compreso, è la possibilità di sincronizzare un numero illimitato di dispositivi, elemento da non sottovalutare perché competitor come ad esempio LastPass sono limitati ad uno per volta. Questo significa che qualora voleste installarlo simultaneamente su smartphone, tablet e computer per poter ad esempio gestirle comodamente da ogni dove, con Bitwarden potreste farlo senza problemi, mentre con LastPass e diversi altri competitor no, perché appunto essi permettono la sincronizzazione su di un solo dispositivo per volta. La qualcosa potrebbe sembrare una quisquiglia di poco conto dall'esterno, ma vi garantisco che è un plus di tutto rispetto. Analogamente a credo, in questo caso tutti i suoi competitor, anche Bitwarden possiede una funzione di autoriempimento dei moduli, ovvero quella che ci permette di andare ad inserire le nostre credenziali oppure dati personali con un semplice clic senza doverli per forza riscrivere a manona ogni volta, per cui anche qui utilissimo. Lato Windows e macOS la funzione è disponibile tramite una specifica estensione per il browser, mentre invece su mobile la si potrà utilizzare attivandola all'interno dell'applicazione. Procedura lato Android è decisamente troppo macchinosa a parer mio, pertanto se non siete voi particolarmente avvezzi a queste procedure vi dico già che potreste impiegarci qualche minuto più del solito, ma anche qui nulla di impossibile. Anche qui, analogamente a diversi suoi competitor, in particolare Keeper, Bitwarden possiede un tool integrato alla creazione di password fino a 128 caratteri. Perché? Chi mai li userà tutti quanti nella propria vita? Completo di tutti quanti i fattori necessari alla creazione di credenziali veramente a prova di bomba. Ed altrettanto è inclusa anche la possibilità di creare passphrase tanto lunghe che a confronto alla Divina Commedia e la Stelle di Rosetta parrebbero dei biglietti tascabili alla Baci Perugina. Da bravo paranoico quale sono, questo è il punto che personalmente preferisco in assoluto di Bitwarden. Come ci si potrebbe aspettare da un provider di alto livello, le crittografie di sicurezza sono più che solide e soprattutto a conoscenza zero. Vale a dire che tu, e soltanto tu, puoi sapere cos'è contenuto all'interno della tua cassaforte digitale, password, carte di credito, note private, tutto ciò che andrai ad inserire all'interno di essa potrà essere visibile solo da te e assolutamente in nessuna maniera da Bitwarden o chi per esso. E la stessa cosa, attenzione, vale anche per la password generale necessaria allo sblocco dell'account stesso, la quale in questo modo potrà rimanere al sicuro anche nel caso malaugurato in cui venissero forzati i loro server. Ma non è finita qui, perché infatti in primissimo piano a Bitwarden c'è il suo codice open source pubblicamente disponibile alla revisione dei suoi contenuti e delle vulnerabilità in ogni momento, vale a dire quindi che chiunque possegga un computer o dispositivo collegato alla rete può andarne a spulciare le righe su GitHub e notificare eventuali bug e problemi, permettendone così la risoluzione. Tassello stralargamente apprezzato da tutti i suoi utenti, me compreso. Inutile infine specificare che sempre in ambito sicurezza è disponibile all'attivazione la celeberrima autenticazione a due fattori, sia a mezzo mail che Authenticator, argomento del quale abbiamo già enormemente parlato anche qui in uno dei precedenti video, il quale come sempre vi lascio linkato qui on screen e in descrizione caso mai ve lo foste persi. Ma ahimè gente, veniamo ora a parlare dei punti dolenti della situazione, perché anche Bitwarden ovviamente non è perfetto e presenta i suoi bei problemi, il primo dei quali, ahimè, proprio dal punto di vista della sicurezza. Anche se in realtà non è propriamente ciò che si intende un problema, quanto più un terreno che potrebbe, e anzi delle due, meglio dire dovrebbe essere migliorato anche soltanto per equipararsi alla concorrenza. E con ciò mi sto riferendo alla sua crittografia AES-256, la quale garantisce ancora oggi un eccellente livello di crittografia e protezione dei dati, tanto che attualmente viene ancora impiegata dal governo degli Stati Uniti e da diverse agenzie governative in giro per il mondo.
Ciò perché, come dicevo, altri competitor, quali ad esempio il NordPass, hanno implementato la più moderna crittografia XCHA-20, che rappresenta ad oggi un serio passo avanti nella protezione dei dati personali. Tuttavia, lo ribadisco nuovamente, AES 256 è ancora oggi un eccellente livello di crittografia, anche se in un'ottica di progressivo e costante miglioramento metterci mano sarebbe cosa decisamente gradita. Per quanto concerne invece il secondo aspetto, in questo caso decisamente negativo di Bitwarden, ci spostiamo per un attimo sull'ambito privacy, in quanto la sua giurisdizione legale è negli Stati Uniti, all'interno della cosiddetta Five Eyes Alliance, che di per sé non sarebbe nemmeno un grosso problema se non fosse che registrano l'indirizzo IP dal quale vi collegate quando visitate il loro sito. E prima di imbracciare fiaccole forconi, tenete bene a mente che tutti i paesi che vigono all'interno di una qualche alleanza, soprattutto se internazionale, sono posti sotto sorveglianza e tracciamento parziale o totale, dipende, dei propri cittadini. Ricordate, no, quel tale di nome Edward Snowden, il cui scherzetto ha dimostrato al mondo come le informazioni sensibili, le nostre informazioni sensibili, non siano altro che mera moneta di scambio all'interno di queste grandi alleanze e che la condivisione dei dati oltre confine esiste ed è anzi un problema estremamente grave. E qui però chiudiamo la parentesi, perché si potrebbe dare inizio ad una serie di dietrologie che non fanno assolutamente parte del discorso odierno. Se avete domande oppure volete dire la vostra, fatelo qui sotto nei commenti, soprattutto se quest'ultimo punto vi mette pensiero e volete approfondire la cosa. In conclusione, gente, ci terrei a specificare forse un'ovvietà, ma che nel dubbio preferisco non tralasciare, ovvero che nessun password manager, gratuito o a pagamento che sia, è infallibile al 100%. Esiste ed esisterà sempre una percentuale di rischio, seppur alle volte anche minima, e Bitwarden non fa eccezione, sebbene, come abbiamo appena visto, risulti indubbiamente uno dei migliori fra quelli gratuiti, esattamente come attestano anche tutte le conformità, gli audit e le certificazioni che ha collezionato e continua a collezionare anche tutt'oggi, le quali lo collocano un ciccinino più avanti rispetto a diversi suoi competitor. L'unico altro che si avvicina e anzi devo dire spesso equivale il suo livello di dedizione alla sicurezza, il quale non a caso abbiamo citato spesso nei minuti precedenti, è NordPass, il quale ha recentemente ottenuto anch'esso la certificazione Cure 53 o Cure 53 se la volete dire all'inglese, vedete un po' voi, ovvero una tra le maggiori in campo cyber security. Ciò detto, dal momento che questa voleva essere ed è una recensione il più possibile onesta di Bitwarden, vediamo di tirare le somme. Bitwarden non è perfetto, lungi da me dal sostenere ciò, e anzi sono fermamente convinto che potrebbero, o meglio, in realtà dovrebbero aggiornare la loro politica sulla privacy e mettere mano anche alla loro attuali crittografie di sicurezza, quantomeno per non restare indietro rispetto ai competitor. Inoltre poi l'interfaccia utente necessiterebbe decisamente di una svecchiata e, a quantomeno lato Android, di una facilitazione delle procedure, quantomeno per incontrare le necessità di tutto quel pubblico, diciamo livello zero, il quale, trovandosi per la prima volta dinanzi ad essa, potrebbe dirsi abbastanza spaesato, lo ammetto. Ciò non di meno confermo quanto detto inizialmente, ovvero che Bitwarden è un eccellente password manager e, a mio parere, e anzi in realtà devo dire non solo a mio parere, il migliore fra quelli gratuiti attualmente sul mercato per affidabilità, funzionalità e possibilità, e inoltre mediante la sottoscrizione del suo piano business, del suo piano premium, peraltro devo dire anche qui economicissimo, si può riuscire a sbloccare una serie di funzioni, diciamo per così dire di contorno, che però a molti utenti potrebbero fare veramente gola. E titoli di coda, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, ascoltandomi spero vivamente con interesse in questa, direi più che mai onesta recensione di Bitwarden, ma ditemi che cosa ne pensate di questo password manager. Secondo voi merita davvero di essere considerato uno dei migliori tra quelli gratuiti sul mercato oppure no? E nel caso, quale utilizzate voi, se ne utilizzate uno? E attenzione, se no, dove le mettete le vostre password? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e, come sempre, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12:30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale.